Il progresso della luce. Messaggio febbraio 2012. Traduzione di Magda Cermelli. Effetti dei pensieri negativi, dissipare la paura, prova del progresso della luce, ragioni per il ritardo nell'avvio delle principali riforme, causa del ronzio globale, i chakra, nuovo sistema monetario, la scienza contro la realtà universale, sesso nella quinta densità, idee. Con amorevoli saluti da tutte le anime in questa stazione, questo è Matteo. Mentre molti operatori di luce stanno fiduciosamente aspettando che le fasi di transizione verso l'età dell'oro della Terra giungano a fruizione, altri stanno segnando il passo, per così dire, fino a quando una prova inconfutabile non giustifichi la piena fiducia nei rapporti degli esseri di luce. E poiché la stragrande maggioranza della vostra popolazione non ha la minima idea che l'anno in corso si concluderà sulla soglia di una gloriosa nuova era di pace, di collaborazione e vita in armonia con la natura, c'è ancora una volta apprensione per ogni caso di tintinnare di sciabole, per i casi di austera analisi economica, o nuove leggi o politiche, che erodono le libertà. All'inizio dell'ascensione della Terra, all'incirca 70 anni fa, la negatività nella coscienza collettiva era dilagante. Man mano che gli individui iniziarono a rispondere alla luce irradiata da potenti civiltà lontane, la coscienza collettiva ha iniziato a deviare verso la positività, e nel corso di un decennio del vostro tempo, la luce ha raggiunto la quantità sostenuta che assicurava la corsa del pianeta verso la quarta densità senza deviazioni o ritardi. Da allora l'intensità della luce ha continuato ad aumentare mentre sempre più individui aprivano i cuori e le menti alzando di conseguenza la coscienza collettiva. La negatività ha perso il suo punto d'appoggio e la positività è diventata prepotentemente dominante. Anche così, non c'è immunità automatica al pensiero negativo e la paura è la base di tutto e quando quei pensieri sono il centro della propria energia, essi sono più potenti che mai nel manifestare situazioni personali avverse. Un lettore, che ha scritto che la paura non può essere controllata consapevolmente ha fatto questo paragone è come dire di non permettere al vostro sangue di fluire. Vi diciamo che dobbiamo trasformarlo in permettete ai pensieri positivi di fluire in modo naturale come il vostro sangue. I pensieri precedono le emozioni, un lasso di tempo infinitesimale, che non viene riconosciuto perché il pensiero su una situazione e la reazione ad essa sembrano essere simultanei. Quando pensate che una situazione sia terribile, quel pensiero provoca istantaneamente la reazione naturale e sentimenti di paura. Mano a mano, che il pensiero devia verso la preoccupazione sui possibili sviluppi della situazione, i sentimenti di paura, che ne conseguono prendono forza. La legge universale di attrazione, che non può distinguere ciò che volete qualcosa di natura positiva da ciò che non volete qualcosa di negativo è costantemente all'opera per fornirvi tutto ciò su cui concentrate la vostra energia. Quando quell'obiettivo è sull'aspetto terribile di una situazione diciamo la mancanza di denaro, che è l'obiettivo di molti l'universo può soltanto darvi delle situazioni, che alimentino quella mancanza, perché non ha la capacità di ragionamento per capire che quello che voi volete è denaro a sufficienza, non la mancanza. Voi avete il potere di cambiare i vostri pensieri. Pensare io ho denaro per tutto quello che mi serve e sentirvi grati avvierà il flusso universale, che ve lo procurerà. La paura nasce anche da situazioni sulle quali non avete alcun controllo, come gli effetti a lungo termine sui corpi delle radiazioni nucleari, delle scie chimiche, bacini ed uranio impoverito. Ecco perché abbiamo detto in messaggi precedenti, che le preoccupazioni al riguardo sono inutili perché i loro effetti nocivi, che esistono soltanto a bassi livelli di vibrazione, saranno sradicati insieme a qualunque altra cosa di bassa vibrazione, perché essi non possono coesistere con le vibrazioni elevate della quarta densità. Tutte le persone che accompagnano la Terra nella quarta densità saranno guarite dagli effetti di quelle tossine e da qualunque altra malattia ed infermità possano avere. Abbiamo anche parlato di situazioni o condizioni diverse come i semi, che producono un solo raccolto, inquinamento di ogni genere, alimenti geneticamente modificati,
tecnologia distruttiva, regole limitanti la libertà, corruzione aziendale, campi di detenzione ed altre cose basate sull'intento oscuro. Niente di tutto questo farà parte della vita nella quarta densità. Niente derivante dall'oscurità può esistere nelle vibrazioni elevate di quella densità. Ulteriori sforzi per dissipare la paura comprende molte nostre assicurazioni, che non ci sarà nessuna guerra nucleare, nessun attacco terroristico come l'11/9, nessuna pandemia, nessun corpo celeste in collisione con la Terra o nessun'altra previsione come cambiamenti catastrofici nelle terre e nei mari, che renderanno il pianeta inabitabile. E cosa più importante, abbiamo ripetutamente detto che l'equilibrio è il prerequisito per evolvere nelle densità più elevate e la paura è un grave deterrente al raggiungimento dell'equilibrio. Nel nostro amore per tutte le anime sulla Terra e per Gaia stessa, l'anima che ha preso quel corpo planetario ed ama tutti i suoi abitanti, ci è permesso offrire informazioni incoraggianti e guida, ma non possiamo e nemmeno vorremmo interferire in nessun modo con la libera volontà delle persone di pensare e sentire tutto ciò che vogliono. Possiamo tuttavia spronare tutti a non farsi prendere dalla paura per nessuna situazione in atto o prevista. Non soltanto la paura ha il potere di ritardare l'evoluzione dell'anima e creare circostanze personali avverse, è una sensazione dolorosa. Quanto più prezioso, sensibile e gioioso è vivere senza paura. Vorremmo che parlare di tutto questo fosse superfluo perché nessuno sarà toccato dalla paura a causa della moltitudine di rivelazioni imminenti. Questo sarebbe utopistico, non realistico. Persino gli operatori di luce, che stanno anticipando l'avvento dell'età dell'oro, di tanto in tanto si lasciano prendere dalla paura per questo o quello. Il grande contingente di coloro che stanno alla finestra è incline a pensieri di paura e scetticismo, e la paura è la reazione più probabile dal nostro punto di osservazione, sembra essere la reazione certa in molti casi del gran numero di persone, che sono bloccate nel pensiero della terza densità. Semplicemente restando saldi nella luce, voi tenete a bada la paura e così facendo, irradiate sicurezza, entusiasmo e fiducia verso tutte le persone intorno a voi. La vostra sola energia può calmare le ansie degli altri su ciò che sta trapelando e dove sta portando, e nella misura in cui gli individui sono ricettivi, offrite la vostra conoscenza sul mondo di pace, amore ed unità di spirito, che si sta rapidamente avvicinando. Questo è un buon momento per rispondere a come possiamo sapere se stiamo andando avanti con la Terra? Lo sapete intuitivamente. Tuttavia, se qualche dubbio impedisce a quella conoscenza innata di raggiungere la coscienza, fate un'onesta autovalutazione. Gli atteggiamenti ed i comportamenti come la gelosia, l'avidità, la disonestà, l'arroganza, il risentimento, l'amarezza, la rabbia, l'apatia e l'egoismo emettono delle basse vibrazioni, che tengono la persona radicata nella terza densità. Se riconoscete una tendenza verso una qualsiasi di queste in voi stessi, trasformate i vostri sentimenti ed azioni nelle vibrazioni elevate della generosità, disponibilità, perdono, umiltà, verità, sincerità, pazienza, compassione e gratitudine. Questo può sembrare più complesso di quanto non sia in realtà, così vi diremo che quando a Dio fu rivolta la domanda sull'andare avanti con la terra, egli ha risposto: è semplice come essere gentili. Andare dentro per le risposte e prestare ascolto, seguire la vostra intuizione è un progresso nell'evoluzione spirituale, e lo è anche separare il grano dalla pula nelle vostre priorità. La preparazione dell'ascensione include spogliarvi delle meschinità, degli interessi banali e della superficialità della terza densità ed aderire ai valori spirituali in sintonia con la vita nella quarta densità. C'è un altro aspetto dell'andare avanti con la Terra: non tutte le anime scelgono di fare questo fisicamente. Molti che completano l'esperienza della terza densità vogliono lasciare il pianeta prima del suo ingresso nell'età dell'oro in modo da poter osservare questo importante evento dallo schermo panoramico di Nirvana, potreste dire. Per tornare alla prova inconfutabile del progresso della luce, è tutt'intorno a voi ma non può essere riconosciuta come tale in quanto viene percepita come l'oscurità, che guadagna terreno.
Per esempio, il protrarsi dei combattimenti in Siria ed in altri paesi alla luce sempre crescente nei cittadini, che ha superato l'antica paura di opporsi ai loro leader tirannici. I conflitti al vetriolo all'interno dei governi sono a causa del numero crescente dei membri ricettivi alla luce, che vogliono servire gli interessi della cittadinanza, e dei membri avidi, che sono nelle sacche di ricchi gruppi di particolare interesse. La stabilità economica non è stata raggiunta perché i vecchi sistemi corrotti vengono smantellati nella loro interezza affinché nuovi sistemi basati su integrità ed equità per tutti possano essere resi effettivi con il minimo disagio. I ritiri delle truppe non sono un indebolimento delle difese dei paesi, un invito all'invasione da parte di altre nazioni armate, sono passi in avanti per portare la mentalità internazionale dalla guerra alla pace. Anche se la Terra rilascerà le rimanenti sacche di negatività attraverso terremoti, eruzioni e tempeste, quegli eventi diminuiranno in gravità, frequenza e distruttività perché la capacità tecnologica degli Illuminati di generarli è stata ridotta all'incirca della metà. Queste prospettive positive degli affari mondiali sono oscurate dalle roboanti attività ampiamente pubblicizzate nel vostro mondo sui palcoscenici politici ed economici mentre la dualità della terza densità si esaurisce, e la negatività brucia ancora fortemente in alcuni individui. Coloro che sono motivati da profitti finanziari e territoriali vogliono provocare una guerra, ma lontano da qualsiasi nuova conquista di successo, i combattimenti in varie località rallenteranno uno dopo l'altro. Anche l'economia dell'avere e non avere fortemente sbilanciata prevalente nel vostro mondo cambierà in modo incrementale, e vedrete i governanti tirannici, i sistemi di leggi ingiuste e la tassazione iniqua giungere al termine. Comprendiamo che vorreste sapere esattamente quando vedrete dei risultati specifici. Quando il mondo sarà libero da oppressione e violenza, quando l'economia globale sarà stabilizzata e la Federal Reserve ed altri furti di proporzioni globali eliminati, quando la verità sull'11/9 verrà fuori, quando cibo, casa, assistenza sanitaria ed istruzione saranno disponibili per tutti. E forse, soprattutto, quando arriverà la nostra famiglia universale. Carissime anime, se si conoscessero quelle risposte, sarebbe una grande gioia per noi dirvelo. Quello che possiamo dirvi è che la sicurezza di tutti è la considerazione principale delle discussioni in corso riguardanti il tempo più propizio ed i modi più efficaci per introdurre profonde verità e riforme monumentali. A causa della tenacia degli Illuminati nel combattere le forze di luce, nel corso degli ultimi anni sono state apportate numerose modifiche al piano principale per tenere il passo con gli obiettivi di eliminare la resistenza armata e preparare psicologicamente la popolazione nel miglior modo possibile. Il controllo degli Illuminati delle fazioni militari, che potrebbero causare gravi danni a voi e agli equipaggi in atterraggio, non è ancora stato completamente soggiogato. E gran parte della vostra civiltà non è ancora pronta ad affrontare, di punto in bianco, i drammatici cambiamenti più di quanto potrebbe salutare con entusiasmo una massa di extraterrestri apparsi improvvisamente in tutto il mondo. Tuttavia il tempo stringe, così anime altamente evolute nell'universo stanno lavorando in collaborazione con i vostri leader illuminati per ridurre sistematicamente le aree di resistenza e monitorare la psiche collettiva in modo che i cambiamenti possano essere tranquillamente avviati con un minimo shock per coloro che non hanno idea che il vostro mondo viene trasformato con l'aiuto di molte altre civiltà. Lo scontro tra le vibrazioni sempre più elevate lungo il percorso di ascensione della Terra e le basse vibrazioni emesse dall'uso improprio della tecnologia degli Illuminati sta causando sconvolgimenti simili nei sistemi elettrici dei corpi. Anche mentre i corpi di tutti coloro che sono ricettivi alla luce vengono migliorati a livello cellulare, molti stanno sperimentando episodi di stanchezza, disagio fisico e vari gradi di depressione e perdita di memoria a breve termine. Questi effetti sono temporanei e possono essere alleviati in qualche modo dormendo a sufficienza, bevendo molta acqua pura, mangiando meno, scegliendo cibi più leggeri e facendo della ginnastica dolce. Quell'interazione tra le vibrazioni basse ed alte contribuiscono anche a quello che molti sperimentano come un ronzio.
Dei nostri 5 sensi principali, l'udito è quello aggredito più spesso e più gravemente. La frequente esposizione al rumore provocato da macchinari, combattimenti, costruzioni, detonazioni, estrazione mineraria, folle urlanti e musica assordante danneggia il delicato meccanismo per sentire ed identificare i suoni. Anche se il campanello nelle orecchie, che alcuni individui sperimentano molto probabilmente è la malattia acufeni, il ronzio è globale nello scopo e scomparirà quando la struttura cellulare dei corpi diventerà più cristallina e l'emissione delle basse vibrazioni diminuirà. Un'altra vostra domanda è pertinente qui: quando le cellule si trasformeranno da carbonio a cristallo, questo cambierà i chakra? Oh, sì davvero. Quando il DNA è stato alterato nell'antichità, i chakra hanno subito un colpo e la loro restaurazione fa parte dei cambiamenti cellulari. Mentre voi forse considerate la mente, le ossa, gli organi e così via separati per via delle loro diverse funzioni, ogni singola cellula interagisce costantemente con tutte le altre cellule, ed un cambiamento in una di loro, che sia utile o dannoso, influenza l'intero sistema. Perciò, mentre le cellule si trasformano da carbonio a cristallo negli individui ricettivi alla luce, i chakra vengono migliorati quanto a sensibilità e quantità. Di solito coloro che riconoscono l'esistenza dei chakra pensano che il loro numero sia 7. Mentre l'evoluzione spirituale continua, si apriranno altre zone di corpi delle anime altamente evolute, sono come magneti di luce, hanno tanti punti d'ingresso. Per contrasto, i chakra in individui a lungo e inclini verso i sentieri oscuri possono chiudersi del tutto in quanto la coscienza si atrofizza per mancanza di utilizzo. Un argomento spesso oggetto di domande può essere riassunto in ciò che ha scritto un lettore: che ne sarà del mio denaro sotto un nuovo sistema? Il denaro onestamente guadagnato nei conti bancari ed in vari investimenti non sarà influenzato negativamente quando il sistema monetario globale basato sui metalli preziosi entrerà in vigore. Tuttavia, anche con le spiegazioni largamente pubblicizzate prima del passaggio, probabilmente seguirà un breve periodo di confusione finché l'attività commerciale non funzionerà in modo scorrevole nel nuovo sistema. Le uniche persone che saranno colpite in modo grave sono quelle ai vertici degli Illuminati, che hanno accumulato fortune inimmaginabili con mezzi illegali, immorali o tirannici. Le loro partecipazioni multiquadrilioni di dollari includono banche ed altri istituti di credito, tesori in oro, argento, platino e gemme, corporazioni multinazionali, terre e risorse naturali, industria delle droghe illegali, e tesori d'arte, soprattutto nei sotterranei del Vaticano. Sono quei fondi provenienti da partecipazioni azionarie generanti profitti e l'oro che hanno raccolto ed accumulato che saranno rimessi in circolazione e distribuiti per eliminare la povertà in tutto il mondo. Le droghe saranno distrutte e le collezioni di tesori d'arte, che sono stati rubati o altrimenti accumulati in modo non etico, saranno messi in musei e gallerie nazionali. Passiamo adesso alle domande, che non si delineano in modo preoccupante nella coscienza collettiva, ma le nostre risposte potrebbero risvegliare il vostro interesse. I vostri scienziati non possono spiegare con precisione la ragione dello spostamento dell'asse terrestre, perché non sanno che è il risultato naturale del suo modello orbitante, che è stato rafforzato all'incirca negli ultimi 7 decenni o della massiccia infusione di luce proveniente da sorgenti lontane. Poiché essi non sanno che il pianeta è in fase di ascensione, sono confusi da ciò che osservano gli eventi naturali, che considerano anomalie di nuovi corpi astrali, che compaiono all'interno del vostro sistema solare od oltre. Non sanno che i loro calcoli in anni luce sono inutili perché ciò che essi considerano distanze in realtà sono i piani variabili di energia. Con una tale grande differenza tra la loro conoscenza e la realtà universale, molti all'interno della vostra comunità scientifica troveranno alquanto difficile accettare le verità che saranno rivelate. Sì, usare una pistola o un altro tipo di arma come misura difensiva per se stessi o per gli altri è accettabile. Ferire od uccidere in tali situazioni può essere una disposizione dei contratti d'anima che completa l'esperienza della terza densità ed ottiene l'equilibrio per tutti i soggetti coinvolti.
Com'è il sesso nella quinta densità? La risposta dipende se la vita è in una civiltà fisica o in un regno spirituale, ed anche quando quelle due residenze sono ulteriormente definite, non c'è una descrizione uniforme. Alcune civiltà fisiche sono progredite nella quinta densità intellettualmente ma non hanno un briciolo di spiritualità, e le loro pratiche sessuali sono brutali quanto la natura della gente. Alcune civiltà, che sono spiritualmente progredite verso la quinta densità od oltre hanno scelto corpi con una massa densa inferiore in modo da poter sperimentare la vicinanza dei rapporti sessuali e la nascita, invece di impiegare altri mezzi di riproduzione come la clonazione od il pensiero intensamente concentrato. I residenti di tutti i regni spirituali, indipendentemente dalla densità, non hanno organi riproduttivi, così il sesso come lo conoscete voi non esiste. Quello che potete prevedere quando la Terra raggiungerà la sua destinazione nella quinta densità è che tutte le unioni sessuali saranno meravigliose, con sensazioni sublimi per entrambi i partner. Ma siamo felici di assicurarvi che la gioia di fare l'amore nella quarta densità non è da disprezzare. Se la competenza degli astrologi è combinata con la chiarezza visionaria e spirituale, essi possono preparare dei grafici con precisione sulla base delle posizioni mutevoli della Terra lungo il suo percorso di ascensione. Nella nostra conoscenza di Dio, possiamo dirvi che gli sta bene essere chiamato Dio/Dea o Egli/Ela o qualsiasi altro nome usato nel linguaggio spirituale o religioso. Tuttavia, attribuire entrambi i se Dio ed Dea al sovrano di questo universo non è esatto perché egli è un Dio, non una Dea. Tutti gli dei e le Dee, che il Creatore ha scelto per regnare sui loro rispettivi universi sono allo zenit delle energie equilibrate maschili e femminili androginia così la loro essenza comprende entrambi gli attributi di Dio e Dea. Come parte di Dio, con qualunque nome voi chiamiate l'essere supremo di questo universo, ognuno di voi è un dio o una dea a seconda del sesso che avete scelto in questa vita. Di gran lunga più importante della vostra forma fisica è la composizione della vostra anima, che è luce, la stessa energia dell'amore, e la forza più potente nel cosmo. Sapere questo vi consente di comprendere la verità, che molte volte vi abbiamo riferito. Voi siete esseri potenti con potenziale illimitato. Con l'amore incondizionato degli esseri di luce in tutto questo universo, che fanno il tifo per voi mentre vi avvicinate al traguardo, vi diciamo addio per il momento. Amore e pace. Matteo e Suzi Ward.